Ciao a tutti, benvenuti nel nostro secondo episodio. Nello scorso eravamo rimasti con la casettina costruita e la notte è arrivata. In questo vi farò vedere i vari tipi di mostri che si possono trovare e cercheremo di capire meglio in che mappa siamo. Intanto ci craftiamo qualche altra torcia. Allora, tante belle torce significa in modo anche da non perdere il posto della casettina. Lasciamo le cose importanti nella cassa, come i semi, l'algosceglie, la terra non è importante, e il ferro, anche un po' di mele. Come vedete, qui abbiamo iniziato ad avere alcuni punti della fame, cioè ci mancano delle cosciate. Mangiando delle mele, quelle cosciate si riempiono. Perfetto, andiamo fuori e speriamo il bene. Oh, vediamo già un ragno e un zombie. Oh, premendo il pulsante Q lanciate via gli oggetti. E ci sta venendo anche a farci compagnia il ragnetto, mai ammazzarlo. Perfetto, avendo ucciso il ragno è spuntato fuori una cordicella. Le cordicelle insieme ai bastoni si possono usare per fare gli archi. Mentre dopo aver ucciso uno zombie ci ha dato della carne marcia che si può sempre mangiare, ma mangiando si può avvelenarsi. Uccidiamo un altro ragno. Come vedete il ragno ci colpisce e ci fa anche male. Oddio, ma qui c'è una marea di ragni. Dove sono i ragni? Meglio ritirarsi. Premendo due volte il pulsante di andare avanti si può correre. E mentre si salta si può andare ancora più veloce. Questa volta il ragno ci ha dato anche un occhio, che si possono usare successivamente per fare delle pozioni, che si vedranno negli episodi successivi. Ah, qui abbiamo uno scheletro. Gli scheletri sono molto rognosi perché sparano delle frecce e a causa del nostro computer che sta iniziando a lagare non riesco neanche ad ammazzare una cavolo di stupido. Ma che cazzo, sono tutti addosso a me. Oh, ma andate al diavolo. Porco cane. Ritirata strategica, subito. Mentre ci ritiriamo, mangiamo delle mele così possiamo recuperare la nostra vita. Oh, ci stanno anche seguendo i nostri cari amici zombie. Meglio abbatterli qua in mare finché possiamo. Anche la nostra spada ormai è andata e ci serve pure della legna per farcene una nuova. Perfetto, ci tocca adesso ammazzare i zombie a mani nude. Ma si ammazzano lo stesso, non è un serio problema. So che ci si mette più tempo. Una volta che si ammazzano i zombie, le mucche, le pecore e cose varie, si guadagna anche l'esperienza. Questa esperienza serve per enchantare gli oggetti, cioè le spade, armi e cose varie, in modo che diventino migliori, l'efficacia aumenta e la potenza aumenta. Perfetto, abbiamo ammazzato anche sti qua. Raccogliamo esperienza che è essenziale. Come vedete adesso sono a parte delle bolle. Le bolle sono il tempo che il nostro personaggio può stare sotto l'acqua. Una volta che si sono esaurite iniziamo a perdere i cuori e a morire, come vedete. Perfetto, andiamo verso la casettina, incontriamo un altro caro amico zombie. Naturalmente quando siete nell'acqua dovete premere sempre il pulsante salta, se no morite, cioè affondate, così per dire. E dai, muori zombie, dai cavolo, crepa. Mi sono pensati di farlo crepare. Andiamo, raccogliamo. Oh, i creeper, questi sono i peggiori di tutti. Questi, come vi dicevo prima, sono i terribili creeper che quando esplodono fanno un bel po' di danno. Pensate se una cosa così accade vicino alla vostra casa. La vostra casa va in 1000 pezzi, direi. Ed è una cosa veramente brutta quando a casa va in 1000 pezzi. Ah, abbiamo un aspetta, stiamo usando le maniglie. Perfetto, andiamo adesso verso la casettina e craftiamoci una nuova spada. Allora. Ah, avevamo già il materiale anche per una nuova. Abbiamo già un bastone e due di pietra. La spada in pietra è naturalmente più potente di quella in legno e dura anche di più. I materiali che sono i peggiori per fare le armi è l'oro.
vuole i materiali come i legni si rompe molto in fretta. Lo scheletro ci aveva dato anche l'osso. L'osso serve per fare la farina d'ossa e che poi ti aiuta mannaggia, a far crescere le cose più in fretta. C'è anche uno zombie armato e tutto quanto. Porco cane, questi sono i più pericolosi, quegli armati. Ti ammazzano in men che non si dica e sono anche estremamente resistenti. A volte questi qua ti possono anche dare delle armature. Ma è scappare perché non abbiamo più cuore, aspettare di rigenerarsi e tornare a ammazzare lo scheletro. Ah, come vedete adesso che sta sorgendo il sole, il scheletro sta bruciando perché il sole li ammazza sti mostri. Perfetto, uno in meno. I mostri però che non muoiono sono sono purtroppo i creeper, che quelli il sole non li ammazza neanche morti, e i ragni, che rimangono sempre a romperti le scatole lì fino alla fine. Che tu non li ammazzi, come detto dice un ragno che non sta morendo e sta venendo a darmi la benvenuta a me. Ma io l'ho ammazzato. Perfetto, abbiamo raccolto anche abbastanza ragnatele per craftarci un arco. L'arco è la cosa più semplice da craftare, mentre per craftare le frecce sono un pochino più complicate. Ma tra breve tempo si raccoglieranno anche quelle, non preoccupatevi. Vi farò vedere come fare tutto quanto e diventare i migliori. Perfetto. Andiamo a craftare l'ultima arma non rimanente, cioè l'arco. E vi farò vedere anche come piantare i semi e roba varia anche adesso. Perfetto, abbiamo raccolto un po' di legno. Ah, abbiamo già un arco. Questo arco ci viene dato dallo scheletro quando lo ammazziamo. Si vede che non l'ha usato tutto quando era in vita. Ma va bene, ne faremo un altro. È una cordicella. Questo è il simbolo del craftaggio di un arco. È il nuovo di Jack e possiamo andare a sparare la freccia. Abbiamo già anche una freccia. Per sparare con l'arco, trattenete il pulsante destro, così l'arco si carica. Più lo trattenete più si carica, più il lancio diventa potente. Per stoccare la freccia si mira bene e si stocca la freccia. Come vedete la possiamo andare a recuperare visto che abbiamo colpito un pezzo di legno, in modo da poterci esercitare più volte con il tiro dell'arco. Andiamo a posare il nostro arco e la nostra freccia qui dentro, nella cassa, e iniziamo a craftare qualcos'altro. Visto che abbiamo tempo adesso mettiamo anche a cuocere il ferro, in modo da ottenere il meglio, e andiamo a fare il resto. Ora vi farò vedere come fare un orto. Serve altro legno. Le piante per poter crescere devono avere la luce continuamente, quindi vanno continuamente illuminati. Se questo fattore viene a mancare, le piante proprio non crescono e siamo finiti. Questa è una zappa di pietra, naturalmente serve per zappare zappare la terra. Pertanto prendiamo i semi raccolti precedentemente, prendiamo la legna per costruire un buon recinto e andiamo subito a fare i lavori domestici. La porta si chiude. Perfetto, diciamo che un allargamento qui andrà bene. Qui faremo il recinto, lo faremo leggermente più alto. Le piante devono meritare il meglio, anche perché sono quelli che userò per sfamarmi. Perfetto. Perfetto, mi sa che abbiamo mancanza adesso tra poco di legno. No, vabbè, non è un problema poi tanto serio. Possiamo sempre andare a prendere altro, no? Invece sì. Perfetto, finiamo di fare il nostro recinto. Faremo finestre anche qua. Qui però c'è veramente bisogno di tanta luce. Infatti si farà costruire così.
Perfetto. Qui ci mettiamo adesso la legna, altra legna. Perfetto, mi sa che dobbiamo andare a craftare altro legno e altra sabbia. Intanto andiamo a prendere la sabbia, così la possiamo mettere anche a cuocere. Mangiamo un po' di mele, se no moriamo di fame. Se per caso il numero delle vostre cosciotte scende a 0, voi inizierete a morire di fame, e questo non sarà certamente una buona cosa. La sabbia si raccoglie molto in fretta anche con le mani semplicemente, ma visto che abbiamo una pala, usiamo una pala che sarà ultra veloce. Più la pala è migliore, più veloce sarà la cosa. Come vedete, se si scava sotto, la sabbia cade, quindi è una brutta cosa se vi cade addosso, perché potete morire molto facilmente, come può accadere in miniera con la ghiaia, che negli episodi successivi vedremo cos'è. Raccogliamo altro un po' di sabbia. Perfetto, sufficiente così. Andiamo a metterla a cuocere. Come vedete la nostra canna di bambù è cresciuta un po', ma lasciamo crescere ancora un po'. Perfetto. Allora, qui il nostro ferro ha finito di cuocersi. E abbiamo anche finito la legna e il carbone, perfetto. Quindi ci serve tanta legna per andare a fare la carbonella e fare ulteriori modifiche. Cerchiamo di finire di raccogliere tutto quanto prima che venga la notte. Raccogliamo un altro po' di legno da mettere da cuocere e dopo da mettere a usare. Ricordatevi, dopo il primo giorno dovete andare sempre in giro ai mari, altrimenti rischierete di beccarvi dei mostri che non riuscirete ad ammazzare facilmente. Le armi iniziali che potete usare sono le armi di pietra, le più comuni e le migliori. Se in un eventuale sfortuna la vostra isola iniziale ha soltanto isola senza un cavolo di niente, vi consiglierei di cambiare isola, perché iniziare così è uno schifo totale, non si può fare un cavolo senza la legna. Perfetto, abbiamo raccolto un po' e andiamo a fare un po' di carbonella. Ci siamo quasi. La cassa è vuota, purtroppo, ma vabbè. Allora, questa la facciamo bruciare. Iniziamo a mettere a cuocere degli acini. Iniziamo a far cuocere gli acini. Intanto noi andiamo a prendere un altro po' di. Qui c'è una mela che mi servirà. Ecco qua, l'ho presa. Ho finito anche il cibo. Se mi metto subito a fare il raccolto finisco male. Perfetto, un altro po' di legno. Andiamo avanti così. Una volta aver finito di costruire possiamo anche iniziare a produrre il cibo. Si possono trovare patate e carote anche uccidendo i zombie. Infatti è una cosa anche un po' essenziale andare in giro a ammazzare più zombie potete. Mi sa che. Una gallina! Proprio una cosa molto utile. Vieni da papino, gallina. Vieni qua che ti ammazzo per bene. Perfetto, mi hai dato un po' di carne. La carne la vado a cuocere così posso guadagnare più cuori contemporaneamente. Più la carne è uno dei modi essenziali per produrre il cibo. Sono anche quelli migliori, oltre al pane. Perfetto. Assi di bottiglia e andiamo a costruire. Andiamo su a costruire. Qui procediamo a fare il carbone. Visto che abbiamo adesso il ferro, possiamo anche craftarci una piccola armatura. Iniziamo facendo legno di ferro. Sto proprio bene con l'elmo di ferro. Gli elmi migliori sono però quelli in diamante. Giusto. Fare una porta. In modo da non far sempre un cavolo di giro.
il legno e qua porta. Allora lascio per staccare qua. Perfetto. Oh, questo sì che si chiama parlare. Facciamo il tetto. Ecco qua. Finiamo di fare la muraglia. Qui attorno, in modo da poter fare bene alto, dove farò crescere il mio piccolo orticello, che successivamente nel tempo verrà ampliato naturalmente. Si può di certo lasciare tutto piccolo così. Come vedete appasso la maglia, questa specie di vestito significa l'armatura che ho. Finora ho soltanto l'elmo. Più la maglia è bella, più abbiamo maglie, più siamo protetti. La cosa dipende anche dai materiali che usiamo. Se ad esempio usiamo il ferro, che è quasi il migliore, oppure la pelle, oppure l'oro, che è uno dei peggiori. Perfetto, direi che caro Bonello abbiamo finito, basta. Mettiamo a cuocere un po' anche così, e mettiamo a cuocere la sabbia che mi serve dentro, anche molto in fretta. Naturalmente più forni abbiamo, più in fretta le cose le faremo. Il vetro è un materiale che una volta rotto non si può recuperare purtroppo. Mettiamo attorno un po' di torce ed ormai è buio. Non preoccupatevi per le torce, che qui sono essenziali nell'orto. Più ne mettete meglio è. Questo è l'unico posto dove siete sicuri di non sprecare niente. Mettiamo la nostra porta, mettiamo la pedana, facciamo un'altra pedana che si può, che non si corre nessun pericolo. Perfetto. Andiamo a prendere il nostro vetro per coprire il buco sopra, altrimenti i ragni ci ammazzano. Ecco fatto. Ora iniziamo a zappare la terra. Per zappare la terra premete il pulsante destro, come vedete si zappa la terra. Perfetto. Sopra la terra zappata inserite i semi. Ecco fatto. Ne abbiamo altri due semi, quindi altre due zappate per terra. Perfetto, così inizieremo anche a coltivare. Ok, qui si coltivano tutte le cose che troverete, tutti gli ortaggi, tutta la frutta va coltivata in questo modo. E con questo vi do il ciao al prossimo appuntamento, episodio 3, dove andremo nelle miniere a scavare. Ciao a tutti e spero che mi seguirete in tanti.